tutti, sono Riccardo Albieri e nel video di oggi vedremo brevemente un paio di applicazioni molto interessanti della ricerca semantica applicata però alle immagini ora disponibili in FileMaker. La prima applicazione prevede che il nostro utente possa inserire un testo e chiedere al modello di trovare tutte le immagini che abbiano una condizione di somiglianza superiore al valore di soglia che avremo impostato. Ricordo infatti che l'abbiamo mostrato in altri video e ne abbiamo parlato, ma lo menziono ancora brevemente. Un modello elabora le risposte alle nostre richieste in termini di somiglianza tra un gruppo di vettori, che in pratica è una serie di numeri, nei quali viene tradotta la nostra richiesta, confrontandoli con un'altra serie di numeri che corrisponde al dato che vogliamo cercare. Nei video precedenti dedicati all'argomento, questi vettori dei nostri dati si riferivano a del testo, ma se il modello è specializzato nelle immagini, anche un'immagine come questa può essere trasformata in vettori. Quindi a questo punto, visto che parliamo comunque di numeri che confrontano altri numeri in termini di quanto è convergente o divergente un angolo, è per questo che si parla di similarità del coseno, perché praticamente è per confrontare questi insiemi di numeri si utilizza questo costrutto matematico in cui i valori che tendono a 1 rappresentano una identità. 0 rappresenta un concetto non correlato e meno 1 addirittura un concetto opposto. Quindi in pratica, se noi abbiamo nuovo e vecchio, ecco, in questo caso il valore tenderà addirittura a meno 1, ma noi dovremo andare invece a cercare, o il nostro modello, se è ben addestrato, dovrà capire e riconoscere che certi concetti sono affini ad altri concetti, quindi darci un valore che tende a 1 in termini decimali, oppure che invece tende a 0 se il concetto è completamente difforme, insomma non correlato. Ecco. In questo caso inseriamo la parola gatto e vediamo che il modello in questo caso non andrà a cercare un testo contenente la parola gatto oppure un concetto affine tipo micio, felino o cose del genere, ma applica questo criterio alle immagini perché abbiamo utilizzato un modello addestrato a questo scopo e quindi vediamo che io scrivo gatto e il sistema riesce a identificarmi, qui abbiamo delle immagini uguali e delle immagini diverse, però riconosce che all'interno di questo gruppo di 119 immagini, 24 immagini hanno un valore di similarità accettabile e quindi ci restituisce un risultato. La seconda applicazione della ricerca immagini invece parte da un presupposto un po' differente. Abbiamo provato a immaginare qualche scenario diverso. Supponiamo di dover trovare ad esempio tutte le immagini che somigliano a un'altra immagine. Anche qui i valori che si avvicinano a 1 indicano fortissima somiglianza o identità addirittura. Partiamo con un esempio molto specifico, quindi inseriamo un'immagine, adesso in questo caso l'ho già inserita, e chiediamo al sistema di fare la stessa ricerca, ma in questo caso non si tratterà di confrontare un testo con un'immagine, ma un'immagine con un'immagine. Ma, come abbiamo detto prima, in realtà il sistema non confronta un testo con un'immagine, confronta una rappresentazione numerica di un testo con la rappresentazione numerica di un'immagine, quindi può anche confrontare, al netto del fatto che il modello deve essere addestrato bene, può anche confrontare la rappresentazione numerica di un'immagine con la rappresentazione numerica di un'altra immagine e queste rappresentazioni, se hanno un angolo, parliamo proprio di un angolo che tende all'unità come rappresentazione, avremo una forte similitudine oppure una somiglianza. In questo caso vediamo che il sistema di 119 record ne ha trovato solo uno e addirittura ci dà
similarità dell'immagine, vabbè, praticamente il 100%, quindi ci dà 1 come valore. Ma se proviamo a fare un altro esperimento di un micio, in questo caso vedremo che il risultato è forse ancora più interessante, perché qui sì ha identificato che questa foto è uguale alla foto che siamo andati a cercare, anche se qui è zoomata, ma è lo stesso gatto, ma con valori di similarità differenti, ma non così bassi, ha isolato anche altre foto di gatti. Quindi in questo caso, se noi immaginiamo di avere, non so, un catalogo prodotti e vogliamo cercare, che ne so, un connettore simile a un altro, non lo stesso connettore, oppure pensate, magari è lo stesso connettore, ma la foto non è esattamente uguale, no? Quindi il modello deve aiutarci a capire che anche se faccio una foto che non è la foto del catalogo, avrei bisogno che mi saltasse fuori lo stesso prodotto. Ecco, in questo caso effettivamente un modello ben addestrato può aiutarci a risolvere anche questo tipo di situazione.